Se la fine del 2022 è stato un periodo bomba per Nintendo Switch, l'inizio di quest'anno non è da meno. Solamente nei primi mesi verrà rilasciata una quantità spropositata di titoli e se a questo aggiungiamo quelli che ancora non hanno una data di uscita esatta, ne risulta che il 2023 sarà il successore spirituale dell'anno appena trascorso, che per me è stato uno dei migliori in assoluto per la grande N. In questo video andremo ad analizzare quelli che ritengo essere i videogiochi più importanti per Nintendo Switch che approderanno in questo 2023. Prima di iniziare vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace se gradite questo tipo di contenuti, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Tramite queste semplici azioni mi date un enorme aiuto per la realizzazione dei prossimi contenuti. Partiamo dall'angolo dei JRPG con tre pilastri dei loro generi. Il primo è Fire Emblem Engage, nuovo titolo della serie principale di Fire Emblem in arrivo il 20 gennaio, a distanza di quasi 4 anni da Triausis, un gioco che innovava il brand con tante trovate, tra cui la possibilità di esplorare l'immensa accademia ed una maggiore focalizzazione sulle relazioni tra i personaggi e la loro caratterizzazione. Il secondo è Atelier Ryza 3, disponibile dal 24 febbraio, a poco più di un anno dal rilascio del precedente titolo. Se cercate un gioco con una trama leggera ma malinconica, con un eccellente combat system, una colonna sonora magnifica ed un sistema di crafting insano dove occorreranno mesi per masterarlo, quella di Atelier è una serie da non perdere. Anche se per comprenderli appieno è sempre consigliabile seguire l'ordine di rilascio, i titoli sono godibili anche se giocati separatamente. E rimanendo sempre in casa Gast, arriverà ad inizio anno Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, la remaster dell'omonimo gioco pubblicato nel lontano 2008 su Nintendo Wii. Si tratta di un survival horror in cui affronterete fantasmi ostili utilizzando uno speciale strumento, la camera oscura. Il terzo ed ultimo è Trinity Trigger, un videogioco realizzato dagli ex sviluppatori di Xenoblade che sembra un mix tra Fire Emblem e Pokémon. C'è tantissimo da raccontare su questa grande perla in uscita ad inizio 2023. A tal proposito vi invito caldamente a recuperarvi il mio approfondito video dedicato che vi farò comparire in sovrimpressione alla fine di quello attuale. Ed a proposito di Xenoblade, non posso non dedicare una sezione del video all'ultimo DLC del terzo capitolo, che sarà un vero e proprio gioco a parte sotto tutti i punti di vista, come accaduto con Torna per Xenoblade 2. Su questo titolo non so davvero cosa aspettarmi, l'unica cosa che posso dirvi è di non, e sottolineo non acquistarlo, se ancora non avete recuperato tutta la serie, perché sebbene non ci sia stato mostrato ancora nulla, è ormai scontato che per comprendere il DLC conclusivo sarà necessario conoscere alla perfezione l'universo di tutta la saga. Come Takahashi ha affermato in un'intervista, Xenoblade 3 è stato solo un punto di sosta per la sua mente e crede che chiunque giocherà questo titolo e i contenuti aggiuntivi del pass espansione avrà gli strumenti per immaginare cosa si nasconde nel futuro di Xenoblade. Risulta chiaro come quest'ultima storia chiuderà per sempre la serie Xenoblade, andando al contempo a costruire le fondamenta per una nuova saga, che potrebbe essere una serie del tutto scollegata da quella che conosciamo, oppure chissà potrebbe riprendere i personaggi già conosciuti nei precedenti giochi Xeno. Inoltre è dai tempi dello sviluppo di Xenoblade 2, quindi da ben 8 anni, che si parla di una nuova IP in lavoro a casa Monolith Soft e io sono super curioso di vedere cosa Takahashi avrà in serbo per i suoi fan. Allo stesso modo di come Xenoblade ha rivoluzionato il classico sistema RPG di Xenogears e della Xenosaga diventando un ibrido tra action ed un gioco di ruolo, ho forti sospetti che la nuova IP sarà totalmente action. Comunque sia, questo accadrà fra non meno di 4 anni, per adesso possiamo solo attendere questo DLC che arriverà verso fine anno. Nell'attesa, Monolith Soft ci regala uno sconfinato mondo da esplorare con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, previsto per un più vicino 12 maggio. Spero tantissimo che per il successore di Breath of the Wild Nintendo abbia preso la lezione di Xenoblade ed abbia reso la trama molto più matura e la lore molto più cupa. Dall'ultimo trailer mostrato sembrerebbe essere proprio così, con la comparsa del simbolo dell'Uroboro che implica che il vero soggetto di questo capitolo è lo scorrere del tempo. Se siete curiosi di sapere altri dettagli su Tears of the Kingdom, a fine video vi farò comparire in sovrimpressione il link ad una mia analisi sulle 3 nuove meccaniche che saranno presenti nel titolo.
Sarà il sospetto indie, sarà il finale insano di Bayonetta 3 che non ha nulla da invidiare nemmeno a Xenoblade, Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon è uno dei prodotti del 2023 che attendo di più. Il gioco sarà pubblicato il 17 marzo, tuttavia sconsiglio fortemente di acquistarlo se non si ha familiarità con la serie di Bayonetta, dal momento che Cereza, la protagonista di questo nuovo titolo, ha un ruolo primario nella trilogia originaria di Bayonetta. Dopo Kirby e la Terra Perduta, arriva il 24 febbraio Kirby's Return to Dreamland Deluxe, il remake di Kirby's Adventure Wii del lontano 2011, nel quale verrà aggiunta l'abilità Mecha ed un nuovo minigioco. Se non l'avete mai giocato, è un titolo da avere obbligatoriamente anche solo per il boss finale, che assieme alla sua musica è uno dei più memorabili dell'intera serie della Palletta Rosa. Ed arriviamo al sogno di ogni fan di Harry Potter, Hogwarts Legacy, che verrà rilasciato ufficialmente il 10 febbraio, ma non c'è ancora una data di uscita per Nintendo Switch se non una generica estate 2023. Il titolo sembra molto promettente, non resta che sperare che la conversione per Nintendo Switch sia effettuata nel migliore dei modi. Non ha ancora una data di uscita, ma per tutti i fan di Topolino e del suo vivace mondo, Disney Illusion Island è un salto nel passato, un gioco da comprare assolutamente al day one. Dopo che il primo capitolo risale al 3 marzo 2017, lo stesso giorno dell'uscita ufficiale di Nintendo Switch, arriverà entro la fine dell'anno Super Bomberman R 2. In pochi giochi ho trovato una difficoltà così elevata nel fare le node Mage Run, di conseguenza lo consiglio a tutti i giocatori hardcore che cercano un prodotto non banale da portare a termine. Non dimentichiamoci poi del DLC di Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Tralasciando i primi due che aggiungeranno rispettivamente nuove sfide ed un nuovo pianeta, è interessante il terzo che arriverà a fine anno e sarà a tutti gli effetti un gioco a parte, come accaduto con Donkey Kong Adventure per Kingdom Battle. Infine, nell'ultimo Direct, dopo anni di rumor, Miyamoto ha confermato ufficialmente che Pikmin 4 farà il suo debutto su Nintendo Switch nel corso di quest'anno. In occasione dell'ultimo trailer risalente a giugno dell'anno scorso, gli sviluppatori hanno comunicato che Silksong sarebbe arrivato in non più di 12 mesi. Se la matematica non è un'opinione, ma soprattutto se il tempo scorre alla stessa velocità per tutti, ciò significa che entro giugno di quest'anno potremo avere questo prodotto tra le nostre mani. Atteso non prima della fine del 2023, Mina the Lower è il nuovo gioco di azione-avventura sviluppato dagli stessi creatori di Shovel Knight. Senza una data esatta si ritrova anche Hades 2. Il primo capitolo del 2020 ha conquistato fin da subito la community, attestandosi uno tra i roguelike più famosi di sempre. Situazione analoga per il JRPG Ayudin Chronicle 100 Heroes, successore di Rising pubblicato l'anno scorso. Prima di chiudere con il video, apriamo un capitolo su quelli che potrebbero essere i giochi annunciati, anche se non necessariamente rilasciati quest'anno. Dopo il film in arrivo il 6 aprile e dopo l'assenza di un New Super Mario Bros. Da più di 10 anni, le probabilità di vedere un suo nuovo gioco annunciato già nel primo Direct del 2023 aumentano esponenzialmente. Discorso molto simile per la serie Donkey Kong. Tralasciando il remake di Tropical Freeze del lontano 2014, Nintendo Switch è ancora priva di un suo gioco esclusivo. Se a ciò aggiungiamo i leak dei mesi passati di un nuovo Donkey Kong già alle fasi finali dello sviluppo, è probabile vedere il suo debutto già quest'anno. Da stramega fan e speedrunner di Crash sono in super hype per Crash Team Rumble, titolo multiplayer competitivo. Il gioco è in arrivo in un generico 2023 per PlayStation e Xbox, ma non c'è ancora alcun riferimento sulla versione per Nintendo Switch. È da anni che se ne parla, ma dopo che Sakurai sul suo canale ufficiale ha pronunciato questa frase con la stessa faccia da malandrino di Tora dopo che Pyra vede il suo armadio, l'annuncio del remake di Kid Icarus Uprising quest'anno non è solo plausibile, ma praticamente certo. Non posso chiudere senza prima parlare di Metroid Prime 4, il cui sviluppo è ripartito da zero nel 2019. Dopo più di 4 anni direi che i tempi sono maturi per vedere se non un vero e proprio trailer, almeno un nuovo teaser. Nel frattempo sono più che convinto che riceveremo delle remaster dei titoli della serie Metroid Prime. Conoscendo Nintendo mi è difficile credere che verrà pubblicato un unico prodotto contenente tutte e tre le remaster, ma è scontato aspettarsi almeno quella del primo episodio della saga. Infine, il sogno proibito, il successore di Nintendo Switch.
Già ne parlavo l'anno scorso, ma con gli ultimi titoli che faticavano a girare decentemente, i porting disastrosi, l'inutilità del cloud, una Switch Pro, 2 o quel che sia, non è più solo un mio desiderio, ma una necessità. Di conseguenza, credo che il 2023 sia l'anno della rivelazione. Se siete interessati, ho registrato un video approfondito sulla questione. Adesso facciamo un recap di tutto quel che ci aspetta in questo ricchissimo 2023. Il 20 gennaio abbiamo Fire Emblem Engage, il 24 febbraio Atelier Ryza 3 e Kirby's Return to Dreamland Deluxe, il 17 marzo Cereza and the Lost Demon, il 6 aprile il film di Super Mario, il 12 maggio The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e senza ancora una data di uscita ufficiale Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, Trinity Trigger, Silksong, Hades 2, Disney Illusion Island, Super Bomberman R2, Mina the Lower, Ayudin Chronicle Undead Heroes, Hogwarts Legacy, Pikmin 4 e i DLC conclusivi di Mario Plus Rabbids Sparks of Hope e Xenoblade Chronicles 3. Bene, quelli appena elencati sono per me i titoli da avere assolutamente quest'anno. Se nel video ne ho saltato qualcuno, sentitevi pure liberi di riportarli qui sotto nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere quali dei giochi sopracitati attendete di più. Io vi ricordo che per non perdervi le ultime novità del mondo Nintendo e rimanere sempre aggiornati sulla pubblicazione degli ultimi contenuti, potete seguirmi su tutti i miei social di cui trovate i link in descrizione. Come annunciato durante il video, potete vedere in sovrimpressione la mia analisi di Trinity Trigger, il nuovo gioco dagli ex sviluppatori di Xenoblade e gli ultimi leak riguardanti le 3 nuove meccaniche presenti in Tears of the Kingdom e Switch Pro. In attesa del mio prossimo video, buon gaming e buon anno nuovo a tutti!